Hai presente l'odore di una violetta appena colta? È una delle fragranze più amate in profumeria. Viene quindi naturale pensare: metto i fiori in olio, aspetto un mese e avrò un olio curativo e pure profumato. Oggi però dobbiamo darvi una notizia che non piacerà ai fan dell'oleolito di violetta. L'oleolito di violetta è quasi del tutto inutile. La viola odorata è progettata per l'acqua, non per i grassi, e quindi non per l'olio. Ma vediamo insieme perché i numeri ci dicono che ha poco senso usare questi fiori in questo modo. Parliamo di chimica. Se prendiamo 100 grammi di fiori freschi di violetta, l'85% del peso è semplice acqua. Cosa resta però quando la andiamo a togliere? Una frazione polare, cioè amica dell'acqua, che domina la scena. In questi stessi 100 grammi di fiori, le sostanze idrosolubili, come per esempio mucilagini e antociani, pesano circa 15 grammi. E invece la parte apolare, cioè amica dei grassi e che vorresti catturare nell'oleolito, è una parte piccola piccola, appena lo 0,09% di grammi su un etto di fiori. In pratica, ogni grammo della frazione oleosa che riusciresti ad estrarre in una macerazione in grasso, quindi in olio, ne stai sprecando oltre 30 grammi di principi attivi che finirebbero perfettamente in un infuso o in uno sciroppo. Se vuoi fare l'oleolito per le proprietà della violetta, sappi che però esistono fonti infinitamente più logiche. Se vuoi estrarre i carotenoidi, nel fiore fresco di violetta ne troviamo solo lo 0,01%. Se cerchi questi pigmenti protettivi, usa le carote o la calendula. Queste botaniche contengono quantità di carotenoidi drasticamente superiori della violetta. Poi i fitosteroli. Qui ne abbiamo appena lo 0,02% sul fresco. Vuoi un effetto rigenerante e lenitivo sulla pelle? Usa l'olio di germe di grano, ha delle concentrazioni di steroli vegetali che la violetta poraccia se la sogna. Poi parliamo di oli essenziali, il profumo. Qui sta la beffa più grande. La resa in oli essenziali del fiore è solo dello 0,006%. Per produrre un solo chilo di essenza pura servirebbero addirittura 1000 kg di fiori freschi. Quindi se usi 100 grammi di violette fresche per fare il tuo oleolito, otterresti, se procedi correttamente, solo 0,1 grammo di olio essenziale, tipo 2-3 gocce al massimo. Quindi la violetta è inutile, al contrario, è una pianta medicinale straordinaria, ma dobbiamo trattarla con il giusto criterio considerando la sua natura chimica. Bisogna quindi sfruttare la sua polarità, la sua amicizia con l'acqua. Facendo un infuso, uno sciroppo, un mellito, una tintura idroalcolica come abbiamo fatto qualche video fa, riuscirai ad estrarre mucillagini, flavonoidi, saponine e anche quel pochino di acido salicilico naturale, il precursore dell'aspirina, contenuto nella violetta. Il nostro consiglio qual è? Lascia stare l'olio. Se vuoi il potere della violetta, usa l'acqua. La violetta è nata per sciogliersi in essa e non per affogare in un grasso. Ciao, alla prossima pillola di fitochimica!